tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi parliamo di un argomento abbastanza interessante o anche un po' preoccupante per tutti quelli che giocano a Brawl Stars, cioè la discesa in tendenza di Brawl Stars ai giorni d'oggi. Nell'ultimo periodo è stato uno dei giochi più popolari di Supercell, superando di nuovo Clash Royale, ma adesso sta ricevendo un declino. Cerchiamo di capire insieme comunque i motivi del perché sta di nuovo andando fuori tendenza e cosa potrebbe fare Supercell per cambiare rotta e quindi riprendersi la tendenza. Prima di tutto diamo un'occhiata ai dati. Secondo le statistiche di Google Trends, che è una piattaforma offerta proprio da Google gratis che potete usare tutti, si chiama trends.google.com, che ci mostra un po' il grafico dell'andamento di Brawl Stars. Come possiamo ben vedere negli ultimi 7 giorni il gioco sta avendo degli alti e bassi pazzeschi. Calcolare la tendenza in 7 giorni è impossibile, ecco perché dobbiamo spostarci agli ultimi 90 giorni ed è qui che possiamo vedere che Brawl Stars ha avuto un quasi picco a febbraio per poi iniziare a salire piano piano e avere la sua esplosione il 20 aprile 2024. Quindi ha avuto un boom pazzesco sui social e anche nel gioco. Tutto ciò ha iniziato a perdere piano piano interesse. Infatti qui si è mantenuto ancora fino ai primi di maggio con un interesse alto, perché poi c'è stata anche l'apertura delle mutazioni delle uova che hanno aiutato tantissimo, per poi perdere di nuovo l'hype di Brawl Stars, perché poi le uova sono sempre le stesse, le mutazioni vengono finite, Brawl Stars tende a scendere. Quindi adesso, secondo i grafici di solito delle tendenze, o ci sarà un altro picco di boom tra pochi giorni, oppure continuerà a calare. Ovviamente sono dei grafici solamente riguardanti l'Italia, perché se poi noi ci spostiamo anche nel mondo, a livello di grafico comunque rimane quasi lo stesso grafico che c'è in Italia. Quindi poi il 20 in pratica sarebbe il giorno del Brodocco, quindi è normale che c'è stato quel boom in tutto il mondo, sia anche come download, perché la gente ha visto il Brodocco, ha visto tutte le robe che stavano arrivando come le uova e le mutazioni, quindi hanno riscaricato il gioco, hanno iniziato a cercare di più il gioco su YouTube. Il problema è che dopo il Brodocco poi è tutto calato, per poi tornare alla normalità, un po' più della normalità, per poi iniziare a scendere di nuovo verso diciamo una parte un po' più bassa rispetto agli ultimi 3 mesi. Resta il fatto che comunque attualmente sia nel mondo che in Italia Brawl Stars rimane comunque il gioco Supercell più in tendenza tra tutti, anche perché potete vedere qui con il rosso abbiamo Clash Royale che attualmente proprio non viene calcolato quasi da nessuno. Squad Busters abbiamo qualche roba perché poi c'è stato l'annuncio, le novità in arrivo, il fatto di scegliere Squad Busters, quindi molte persone hanno iniziato a cercare tutti questi video Squad Busters. La Supercell sta spingendo tantissimo anche a livello di marketing per promuovere il gioco che sta per uscire, quindi sì, tra tutti i giochi probabilmente forse Squad Busters ha superato anche Clash Royale e Clash of Clans, anche se poi si è andato a stabilire di nuovo in basso, il che è normale perché comunque da quando è stato annunciato a quando verrà rilasciato, che è il 29 maggio, c'è ancora tanto tempo, quindi la gente in questo arco di tempo si è iniziato un po' a stufare, quindi aspetta il rilascio globale, almeno per vedere se cambieranno qualcosa a livello del gioco, anche perché ci sono alcuni problemi nel gioco di Squad Busters e ne ho parlato in questo video, quindi se non l'avete ancora visto andatelo a guardare, perché ci sono cose che dovrebbe cambiare Supercell su Squad Busters. Andiamo nel sito del Google Play Store, vediamo un po' cosa pensa anche la community ai giorni d'oggi di Brawl Stars, quindi vediamo un po' le ultime recensioni. Abbiamo un certo Lorenzo che dice: metto una stella più che altro perché gli scontri che si fanno nel gioco non sono equi, cioè ho la possibilità che con le ranked trovi gente nettamente più forte di me sugli scontri e nel giocare. Un altro problema che riscontro è che all'inizio di ogni stagione il gioco mi toglie 100 coppe dal nulla, ma questo questa è una cosa normale, vabbè. In pratica lui si lamenta del matchmaking e poi di una cosa che non ha senso, cioè il fatto che c'è il reset stagionale. Quello è normalissimo. Avrei voluto dargli 0 stelle, non è che c'è il pizzo dei trofei che ti leva ogni tanto le cose, no, quello è tutto normale. Inoltre dice che il gioco dal punto di vista è un classico gioco pay to win. Non credo che comunque Brawl Stars faccia parte dei pay to win. Questo gioco fa schifo non per la grafica o per il gameplay, ma per le persone che ci giocano. È vergognoso che nelle modalità in single player la gente teama, ovvero fa squadra con altri giocatori. Quindi ancora una volta la gente va a lamentarsi del teaming su Showdown, a quanto pare. Questa è una cosa che purtroppo c'è da anni e comunque la gente che è tornata a giocare oppure gioca per la prima volta sta riscontrando lo stesso problema che abbiamo già avuto noi che ci giochiamo nella vita, cioè il fatto che Showdown è ingiocabile per il teaming e che a volte il matchmaking è un po' complicato. Un altro una stella, un altro dice: il gioco in sé è bello, ma in certe modalità si è spesso messo contro gente molto più forte. Non capita spesso di giocare contro un pari livello, perciò si perdono velocemente molte coppe. Allora io non ho mai riscontrato questa cosa, però magari per uno che ha iniziato a giocare da poco si ritrova magari qualcuno più forte e magari non sapendo giocare ha problemi a fare coppe. Anche se io in teoria ho pushato tantissime volte solo e posso dire che se uno perde a livelli bassi spesso viene matchato con i bot.
quindi è più facile poi fare trofei. Non so se questo gioco è diventato abbastanza complicato perché ci sono 80 brawler, migliaia di meccaniche diverse, quindi magari i nuovi arrivati si sentono un po' spiazzati rispetto a chi come noi gioca da una vita, quindi conosciamo i brawler dall'inizio e non abbiamo avuto, diciamo, questo impatto enorme con 80 nuovi brawler da imparare uno alla volta. Probabilmente molti stanno ritrovando questa difficoltà e man mano stanno iniziando a stancarsi del gioco. Ovviamente c'è anche chi è positivo, come questo qua, dice molto divertente, l'ho installato da poco ma già da tempo ci giocavo. Alcune cose brutte sono sicuramente però l'animazione delle casse, questa qua è una cosa che si lamentano tutti, le casse. Infatti se c'è una cosa che mette tantissimo hype su Brawl Stars sono di solito le aperture degli Star Drop, l'apertura delle uova, come l'apertura delle casse. È vero, le casse davano più hype perché c'erano gli skip luminosi, quindi ognuno poteva vedere gli skip luminosi e poteva avere quell'hype di trovare un nuovo brawler, però non si trovavano le skin, non si trovavano tantissime altre cose, i crediti. È più facile adesso giocare. Una volta era più figo perché aprivi una cassa e potevi trovare il brawler. Ora il brawler proprio lo danno facile. Ricordo che una volta quando usciva un nuovo brawler stavo ore e ore a fare box opening, aprire casse, e magari il brawler lo trovavo dopo 300 casse. Invece ai giorni d'oggi non appena esce il brawler mi basta sbloccare un paio di crediti e già il brawler ce l'ho. Ottenere un brawler è molto più facile adesso, magari sono idee contrastanti. Cioè secondo me il Brawl Stars di ora è più facile rispetto al Brawl Stars di una volta. Insomma è come se il gioco sia tornato indietro nel tempo e adesso deve tornare avanti. Comunque il vero boom sarebbe dovuto essere per la nuova introduzione delle ranked. Le ranked comunque siano la vera novità di questo nuovo aggiornamento. Il boom dovrebbe essere stato per questo, ma in verità non è stato solo per questo. La ranked è stato un boom per quelli che ci giocano da tanto tempo. Per quelli che hanno iniziato a giocare invece da ora, secondo me il boom più alto è stato quello delle uova e quello degli Star Drop. La ludopatia, diciamo, di poter ottenere tantissime uova, aprirle e provare a trovare delle nuove cose. Quindi a sto punto non so se servirebbe un nuovo remodel, rework della ranked, oppure addirittura un nuovo rework della ladder. Sicuramente l'introduzione di altri eventi come questo delle uova forse lo farà durare un po' di meno, invece di 3-4 settimane magari 2 settimane, perché come avete visto ormai tutti i club l'hanno già completato. Quindi sì, un evento nuovo dove invece le uova magari mettono, che so, una volta i regali di Natale per Natale, una volta le uova di Pasqua per Pasqua. Insomma secondo me potrebbe mettere tantissimo hype, mettere comunque gli eventi come questo qua di Godzilla e magari fare sempre delle modalità nuove collegate all'evento, perché secondo me è una cosa geniale. Magari non per tutti, certo le mutazioni sono state un po' illegali perché comunque rendono il gioco incontrollabile. Infatti ho fatto una partita a football stamattina e avevo contro in pratica Stu, Hank e Ringhio. Stu faceva come un pazzo per tutta la mappa e Ringhio lanciava colpi all'infinito che rimbalzavano all'infinito, e Hank lo sappiamo già tutti che è rotto. Ditemi anche voi cosa ne pensate delle mutazioni, se alla fine vi sono piaciute o non vi sono piaciute. Mettetelo nei commenti e ditemi cosa ne pensate voi di questo nuovo evento. Cioè l'evento in sé è bello con le uova e tutto. Le mutazioni vi stanno facendo divertire? Le state sfruttando? O comunque non siete riusciti comunque a completare tutte le mutazioni, ne avete solo poche? Quello che magari mi inizio a chiedere io è: il gioco di Brawl Stars dopo un mese dall'aggiornamento sta iniziando a diventare già ripetitivo per alcuni? Non sapete più già cosa fare, fate sempre le stesse coppe, la stessa ranked. Ad esempio la ranked è diventata un po' monotona, perché comunque il primo mese ho trovato un botto di skin, il secondo e il terzo mese di ranked non sto trovando nulla. Quindi la ranked è diventata un po' noiosa perché non ti gratifica più. La cosa più frustrante è che quando tu arriverai a livello alto, se fai una vittoria ti darà pochi punti, se invece perdi te ne leva tantissimi. Quindi si ritorna al vecchio stile di non voglio più fare la ranked. In fin dei conti Brawl Stars rimane ancora il gioco più forte della Supercell in questo momento, quindi è il gioco più in tendenza e attualmente non ci sono rivali. Ci sarà l'uscita di Squad Busters il 29 maggio, probabilmente faranno un aggiornamento globale prima per bloccare nuove aree di Squad Busters. Non possono comunque rilasciare un aggiornamento dove ancora non si può nemmeno fare il villaggio, quindi arriveranno novità sicuramente su Squad Busters. Molti inizieranno a giocare sicuramente a Squad Busters perché finalmente sarà anche in Italia. Vedremo che botta riceverà Brawl Stars da questa cosa, anche se comunque non penso che Brawl Stars possa avere problemi da Squad Busters. Vedremo un po' cosa succederà il 29 maggio. Io ovviamente sarò uno di quelli che porterò il gioco di Squad Busters in modo attivo, perché comunque lo porto già all'inizio, anche perché mi piace. Sicuramente arriveranno degli aggiornamenti che fixeranno molte cose della ladder di Squad Busters e arriveranno sicuramente tantissime novità. Rimanete sintonizzati sul canale mio, quindi iscrivetevi perché ci saranno novità sia su Brawl Stars che su Squad Busters, non potete perdervi nulla. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrizione, un bel mi piace e ci vediamo anche live ogni giorno su Twitch. Bello!